Salve a tutti. Quest'oggi io parlerei della rabbia e della sete di giustizia. La sete di giustizia è qualcosa che è molto sentito. A proposito, una piccola divagazione. Io ho chiesto a mia figlia aiuto, a una delle mie figlie, nell'interpretazione dei sogni, cioè per aiutare voi a interpretare i sogni, ovvero aiutare me ad interpretare i sogni a voi, ovvero subentrare un pochino a me. Lei mi ha detto che sta cercando di togliersi almeno una buona parte del suo lavoro per potersi dedicare a questo, cioè ha accettato. E quindi penso che fra non molto comincerà anche lei a interpretare i sogni, perché è in grado di farlo, perché ha fatto un percorso interiore straordinario e quindi è in grado di aiutarvi. Questo per dirvi che il giorno in cui non ci sarò più non vi lascerò del tutto soli, insomma cercherò di attivare un po' i miei figli, o almeno quelli che sono disponibili. Dunque, per quel che riguarda la rabbia e la sete di giustizia, io le ho collegate perché un collegamento ce l'hanno, e cioè ci sono delle cose, dei torti subiti che sollevano la nostra rabbia. Se questi torti sono stati subiti nell'infanzia, in genere li cancelliamo, ma la rabbia ce la portiamo appresso lo stesso. Se sono avvenuti in età adulta, non li cancelliamo e ce li portiamo appresso, così come sono. Spesso la rabbia causa una sete di giustizia. Cioè vorrei fosse fatto questo perché ho una sete di giustizia, perché vorrei che fosse ristabilita la giustizia. E cominciamo a definire un po' questa cosa. Noi viviamo nel pianeta Terra. Nel pianeta Terra la giustizia non esiste, perché non esiste nemmeno nella natura. Normalmente la gente non se ne accorge perché ha una mente condizionata, cioè non può criticare ciò che è al di sopra di sé. Al di sopra intendo un contenitore più ampio, una scala più grande. Allora io non posso criticare la natura perché io sono un piccolissimo essere della natura, ma io posso criticarla invece. Pur essendo un piccolissimo essere della natura, posso guardare la natura e dire se mi piace o non mi piace. Io trovo la natura splendida, bellissima, stupenda, però non la trovo affatto giusta. Allora, torniamo alla rabbia. Se qualcuno ci maltratta, a noi viene la rabbia e vorremmo vendicarci. Poi c'è quello che dice no, io perdono. In genere si perdona i genitori, gli altri li perdoniamo poco. Molta gente dice io vado al lavoro e mi trovo male e sono arrabbiato con i miei colleghi, oppure sono arrabbiata con i miei compagni di scuola, oppure sono arrabbiata con gli altri. Difficilmente sono arrabbiati con i genitori. Poi se vanno a guardare il loro passato, invece cambiano idea e si arrabbiano con i genitori.
Questa rabbia può essere direzionata in vari modi. Uno, possiamo trattare male chi ci ha trattato male, oppure possiamo diventare freddi nei loro confronti, oppure ci distacchiamo completamente da loro, oppure li aggrediamo, eccetera, eccetera. Oppure non mostriamo ai nostri genitori la nostra rabbia, ce la viviamo solo internamente, nascondendola al di fuori. Sono tutte decisioni che hanno un loro perché e sono tutte rispettabili, anche perché al nostro inconscio, che noi la esterniamo o meno, la nostra rabbia non gliene importa assolutamente nulla. Al nostro inconscio importa che noi la riconosciamo, perché al nostro inconscio interessa la nostra consapevolezza. Quindi, una volta sentito il dolore, noi proviamo la rabbia. Se qualcuno ci fa del male, noi proviamo rabbia. E qui sorge il desiderio di ristabilire la giustizia. Un conto è la vendetta, un conto è il ristabilimento della giustizia. Se io mi voglio rifare del male che mi ha fatto una persona, cioè mi voglio vendicare, io eseguo o tento di eseguire una vendetta che può essere più o meno logica, che ha un suo perché e che tende a sanare il dolore che provo in seguito alla mia rabbia, cioè mi sento impotente. Se mi vendico non sono più impotente, non sono più la vittima, ma vittima è anche l'altro. Con i genitori la cosa è più complicata, ovviamente, perché i genitori sono più difficili da accusare, ma proprio da accusare interiormente, cioè sono difficili da accusare per noi, sono difficili da mettere in dubbio per noi, perché i genitori sono i nostri dei, i nostri protettori e non possiamo percepirli in modo negativo. Se però arriviamo a tanto, cioè a ricordarli per quello che ci hanno fatto davvero e magari ci hanno fatto del male, noi possiamo desiderare di vendicarci, oppure non ne parliamo con loro, non ci confrontiamo e ci distacchiamo, oppure li perdoniamo. Sul perdono ho già scritto, ho già parlato in un video, e naturalmente le persone possono essere perdonate a seconda di quello che ci hanno fatto, no? Si può perdonare lo schiaffo di un genitore che era nervoso per varie cause, per vari motivi, perché era in un periodo eccetera eccetera, se ha avuto altre manifestazioni che erano invece positive, per esempio, no? Ma un genitore che è stato fortemente negativo e si è approfittato di noi è un po' difficile da perdonare. Se lo perdoniamo è perché non possiamo rinunciare a quello che riteniamo la sua protezione. E quindi ci inventiamo delle scuse, no? In genere la principale è il cattolicesimo, dobbiamo essere buoni, li perdoniamo, perché se li perdoniamo noi otteniamo la pace, ed è la rinuncia alla vendetta, e allora siamo in pace e stiamo bene. Naturalmente noi dobbiamo qui distinguere due tipi di pace.
1, stare in pace con i nostri sentimenti, 2, stare in pace con l'autorità. Guardate che è importantissima questa distinzione. Se io odio e mi vendico, magari io sto in pace con i miei sentimenti perché ho ottenuto la vendetta. Se io odio e perdono, sto in pace con l'autorità che mi comanda di perdonare. Naturalmente non sto in pace col mio desiderio di vendetta, però può essere molto forte anche il desiderio di stare in pace con l'autorità che mi ordina di essere buono e quindi di far finta di non sentire la rabbia. Poi c'è il desiderio di vendetta e la sete di giustizia, no? Che sono due cose un po' diverse. La vendetta è personale, la sete di giustizia è voglio che venga rimessa in una situazione terrestre qualsiasi una giustizia, cioè si faccia giustizia, vale a dire i colpevoli devono essere riconosciuti colpevoli e devono pagare in qualità di colpevoli, mentre quello che non è colpevole deve essere ritenuto e proclamato innocente. Spesso e volentieri noi ci illudiamo che sulla terra ci sia una giustizia. La giustizia sulla terra non c'è. Non c'è, come stavo dicendo, perché altrimenti non ci mangeremo 2 milioni di agnelli a Pasqua, non mangeremo gli animali facendoli vivere in atroci sofferenze, perché vivono in atroci sofferenze, facendoli vivere nelle gabbie, facendoli vivere nelle stie, facendoli vivere affiancati uno all'altro senza potersi muovere, togliendogli i cuccioli e uccidendoli, facendo delle cose allucinanti. Noi obblighiamo delle creature a vivere in un modo disumano. E ci raccontiamo che questo è un modo naturale. Beh, allora le cose sono due. O noi non abbiamo, o noi umani non abbiamo capito cos'è naturale, o la natura è cattiva. Come diceva Leopardi, è matrigna. Noi pensiamo che è giusta perché noi siamo animali superiori, quindi possiamo cibarci degli animali e maltrattarli. Se noi fossimo quelli che vengono mangiati non la penseremmo allo stesso modo. Allora quello che è giusto per uno dovrebbe essere giusto anche per l'altro. Se venisse un alieno più intelligente di noi, più attrezzato, più tecnologico, diciamo, soprattutto, perché noi non siamo più intelligenti, siamo più tecnologici, e gli piacesse la carne umana e ci allevasse per mangiarci, noi non lo troveremo naturale come abbiamo trovato naturale il cibarci degli animali, lo troveremo mostruoso. Non riusciremo a capire perché non c'è pietà per noi. Però se riguarda gli animali non è la stessa cosa, lì non c'è pietà, lì non c'è immedesimazione, e lì si può fare tutto. In realtà quello che regna sulla terra è la legge del più forte, non è la legge del più intelligente. L'uomo ha vinto gli altri animali, questo è vero, per cui ha sterminato più o meno quelli che non gli servivano, poi ha sterminato pure quelli che gli servivano, ma ha sterminato soprattutto quelli che potevano essere un pericolo per lui, e lì c'era anche una ragione, cioè le cosiddette belve feroci, e ha inquadrato in una servitù allucinante quelli che potevano servirgli come cibo
o come pelli o come pellicce. Fortunatamente le pellicce sono state più o meno abrogate. Qualcuno ha detto sì, ma se gli animali non servono più all'uomo, questi muoiono perché l'uomo non li alleva più, non li fa esistere più. Certo, ormai l'uomo ha tolto tutti i campi selvaggi, come farebbero a esistere? Però sarebbe meglio non esistere che esistere così. Io non me la prendo con chi si nutre di animali perché so che il farlo non comporta necessariamente una cattiveria, ma è soprattutto un'inconsapevolezza, perché ce lo insegnano sin da bambini. Poi alcuni, per ragioni strane, si ribellano. Io da bambina vomitavo ogni volta che mangiavo carne, me la facevano mangiare a schiaffoni perché la carne, dicevano loro, faceva bene. Però gli schiaffoni non mi facevano male, secondo loro. Il fatto che vomitassi era ininfluente. E provare pena per gli animali non è una ragione di grande evoluzione. È qualcosina. Perché ci sono persone che hanno pietà per gli animali ma non hanno pietà per gli esseri umani e viceversa. Ci sono persone che amano gli animali ma non risparmiano i figli, eccetera, eccetera. La giustizia in terra, pertanto, non esiste. E le guerre che si fanno in terra spesso vengono contrabbandate come desiderio di fare giustizia. Non è vero. Si fanno le guerre per desiderio di potere. Dice, ma chi si difende? Ma chi si difende? Si difende per difendersi, ma se può fare di più, in genere esercita potere sull'altro se vince. L'uomo ha una grande sete di potere sugli altri uomini. Se può, li domina e li sfrutta. L'uomo vive dello sfruttamento di altri uomini e degli animali, vive dello sfruttamento della natura, arrivando a sfruttarla fino al punto che gli si ritorce contro, ma non riesce a farne a meno. È malato di produzionismo perché l'uomo deve essere superiore agli altri uomini, quindi deve produrre di più perché così è più ricco, così ha più potere degli altri, così conta più degli altri. Poi gli viene un infarto e finisce il gioco. Ma questo non ci pensano, perché noi non siamo consapevoli della morte, altrimenti tutte queste cavolate non le faremmo. La sete di giustizia, pertanto, che tanti agognano, è un'illusione. Qual è la giustizia? Dove la vedete la giustizia sulla terra? Una madre sente un bambino che piange e dice non ne posso più, piange sempre, sono stressata. Non lo dovrebbe dire? Dovrebbe far finta di non esserlo? No, perché non lo dovrebbe dire? Dovrebbe essere libera di dirlo. Il guaio è che spesso lo dice al bambino e lo dice con odio e con astio e il bambino lo sente. Il bambino piange perché sa che la madre non lo ama. E più lei si infastidisce, più lui sa che lei non lo ama. E più lui soffre. E le madri dicono,
ma io avrei potuto lavorare se i miei non mi avessero trattata così, se mio marito non mi avesse detto questo, se. E mi sarei sentito più realizzata, il che naturalmente non è vero, in genere almeno non è vero, perché la realizzazione è una sciocchezza. Sentirsi realizzati è pensare di valere agli occhi degli altri, è sempre un vedersi con gli occhi degli altri, è sempre un paragone fatto rispetto agli occhi degli altri. Finché ci guardiamo con gli occhi degli altri, noi non ci vediamo. Dissi già una volta che mentre all'inizio di un lavoro interiore uno si domanda chi sono io, se si arriva al culmine di questo lavoro, cioè se si ottengono delle risposte, ci accorgiamo che la risposta non c'è. Cade la domanda, non c'è più la risposta. Chi sono io? E che ne so, che vuol dire? Chi sono io significa io sono quello che fa questo, fa quello, sente questo, sente quell'altro. E cambia tutto da momento a momento. Come posso definire? Io sono quella che sta parlando, sono quella che sta pensando una cosa, sono quella che ha fatto questa cosa, sono quella che progetta di fare un'altra cosa, sono quella che in questo momento sente caldo, sente freddo. Sono 1000, 1 miliardo di cose, non sono una cosa. Che ne so chi sono io? Non è possibile una definizione perché io sono tante cose. Dico io per dire chiunque altro. Il nostro bisogno di definirci è il bisogno di guardarci con gli occhi degli altri per stabilire se noi andiamo bene agli altri. E stabilire se noi andiamo bene o no agli altri dipende dal rapporto che abbiamo avuto con i genitori, perché in realtà noi ripetiamo sempre lo stesso rapporto. Se i nostri genitori ci hanno amati, noi ci sentiamo in grossa parte ben voluti dal prossimo, se non ci hanno amato non ci sentiamo accettati dagli altri. Ripetiamo sempre la stessa cosa finché non la capiamo. Solo che non è facile da capire. Se la capiamo, la smettiamo di cercare il beneplacito degli altri, perché noi non possiamo essere definiti dagli altri, così come non siamo stati definiti dai nostri genitori, anche se ci hanno definito un bel po', no? Sei una cretina, sei un idiota, sei un'oca, sei una con la testa sulle nuvole, sei una che non capisce gli altri, non capisci come va il mondo, poi lo capirai, poi ti sveglierai, stai sempre tra le nuvole, sei piena di ideali ma non vedi la realtà, eccetera, eccetera, eccetera. Io ricordo che cercai sui libri di trovare delle verità, perché dai miei genitori capivo che non capivano niente. Sperai nella scuola e capii che non capivano niente. E allora cercai sui libri e non mi davano risposte. Poi ho cercato le parti misteriose, le dottrine esoteriche, sperando che dentro ci fosse qualcosa che io non avevo visto, qualcosa che potevo scoprire. E mi interessavano i sacri misteri, i vari misteri che esistevano. E alla fine ho capito che stava tutto in noi, che è qui dentro che si deve cercare e che è la mente che si deve liberare. Sulla terra non c'è possibilità di giustizia. Qual è la giustizia sulla terra? Che noi possiamo fare strage di animali perché siamo la creatura che rispecchia Dio? E chi siamo?
in mezzo a milioni, a miliardi di razze che esistono nel cosmo, noi dovremmo essere quella prediletta dal Signore. E perché? Ma sai quante razze più intelligenti e più tecnologiche di noi esistono al mondo? Un'infinità. E ci saranno razze al cui confronto noi siamo delle... Mi viene da dire delle galline, ma le galline sono intelligenti, eh? Comunque, quello che sembrano delle galline. E che quindi altri potrebbero uccidere senza alcuna remora, come facciamo noi con gli animali. Noi siamo animali come gli altri. Sì, facciamo anche queste cose, facciamo pure questo casino, ma siamo animali come gli altri. La sete di giustizia che abbiamo, perché c'è gente che la sente fortissima, è una sete misteriosa, nel senso c'è dentro di noi il desiderio di porre rimedio a dei torti che noi non abbiamo saputo vedere, e cioè di avere giustizia dai genitori, di avere giustizia da quello che ci hanno fatto i genitori. E in genere questo non lo sappiamo, perché quello che di male ci hanno fatto i genitori noi lo cancelliamo. La nostra sete di giustizia è l'idea che il giusto trionferà. C'era un detto una volta che era male non fare, paura non avere, come sarebbe a dire. Ma come si fa a dire una cosa del genere? A quelli a cui viene un cataclisma e gli erutta un vulcano e li massacra, o gli viene un terremoto, come è avvenuto adesso, e muoiono tutti, e muoiono in grande quantità, quelli hanno fatto tutti del male? Ma perché l'infarto viene a chi ha fatto del male e ai buoni non viene? L'incidente in cui uno viene ammazzato da un'altra automobile viene solo ai cattivi e ai buoni no? Ma quando mai? Ma come facciamo a pensare che se siamo buoni tutto ci va bene? Ricordo quando ero piccola e leggevo molti libri di religione, contrariamente a quello di cui vengo accusata spesso dai cattolici, io leggevo non solo i libri, leggevo i commenti e leggevo pure quello che dicevano i cardinali. C'era un cardinale, per esempio, non mi ricordo se era Poletti o chi altro, il quale diceva: se noi preghiamo Dio ci accoglie, se non ci accoglie vuol dire che abbiamo pregato male. Io facevo: ma come si fa a dire una bestialità del genere? Cioè la maggior parte delle preghiere non vengono accolte, hanno tutti pregato male. E perché hanno pregato male? Cosa c'era di sbagliato? Ci hanno dato pure le parole canoniche per come si deve pregare, perché come lo facciamo noi non va bene. Ma agli uomini si può raccontare di tutto, anche delle assurdità. Perché noi siamo allevati con il criterio dell'obbedienza. Credere, obbedire e combattere. Noi dobbiamo credere perché credere è una grazia. Allora, io racconto che creo degli amuleti, non lo faccio, sia chiaro, perché, e che portano fortuna, li vende alla gente,
E questa è una truffa. Però se sono cristiana e vendo dei crocifissi, delle medagliette, eccetera, e dico che sono un fatto miracoloso, o almeno che si rifanno a un fatto miracoloso, allora è fede. Se io credo a quello che mi racconta la maghetta di turno, o il maghetto di turno, io sono uno che si fa manipolare, ma se me lo dice la religione, non sono uno che si fa manipolare, sono uno che ha la grazia. Noi umani siamo portati a credere a tutto quello che ci raccontano. E non solo in tema di religione, perché di religione ne abbiamo credute a tante di religioni, no? Prima per tanti anni, cioè almeno, ma sicuramente molto prima, almeno dal 40.000 avanti Cristo, che crediamo nelle religioni, ma sicuramente anche prima. E se abbiamo creduto a tutte queste religioni, forse siamo portati a credere, no? A tutto quello che ci raccontano. Poi può darsi che la religione cristiana invece sia quella vera e le altre no, però noi abbiamo creduto a tutte, quindi siamo portati a credere a quello che ci raccontano. In noi c'è la smania di un eroe, un dio, o un santo, o un eroe, o un supereroe da fumetto che ristabilisce l'ordine e ci dà giustizia, perché sulla terra la giustizia non c'è. Ma la giustizia non la riporta nessuno. La sete di giustizia non è autentica, perché noi desideriamo una giustizia in un pianeta dove giustizia non c'è. Quindi l'idea di poter stabilire la giustizia sulla terra è una speranza assurda. Non ci può essere, perché a questo punto gli esseri umani non dovrebbero mangiare gli animali e gli animali non dovrebbero mangiare gli animali. E qualcuno dice, ma tu non mangi carne, però mangi le piante. È vero. Ed è vero che mi sento colpevole di mangiare le piante. È vero che vorrei non mangiare le piante. Purtroppo mi hanno creato con questa necessità. Io cerco di fare il minor danno possibile e per me il minor danno possibile è mangiare le piante. Ma non apprezzo questo sistema di giustizia. Per me questa non è una giustizia. È un pianeta già viziato di per sé. Ma se l'ha fatto Dio l'ha fatto bene, e chi lo sa? E chi lo sa se l'ha fatto Dio? E chi lo sa se l'ha fatto bene? Allora un conto è la rabbia, un conto è la sete di giustizia. Dobbiamo separare i due livelli logici. Bellissimo il libro di Bertrand Russell sulla teoria dei tipi logici, cioè che le cose vanno valutate a secondo del piano di logica di cui trattiamo. Se io parlo di giustizia assoluta, non devo parlare di giustizia relativa. Un conto è il mio desiderio di vendicarmi o di rifare del male a chi me ne ha fatto. Un conto è il desiderio di ristabilire la giustizia sulla terra. Sono due cose diverse. Cioè, se io sono stata maltrattata da un genitore, per quanto male mi possa aver fatto quel genitore,
a sua volta è stato trattato male, ed è vero. Come me, come lo sono stato trattato io, o peggio o meglio, non si sa, però è stato trattato male. Quel genitore ha un carattere innato. Quel genitore ha un carattere innato ed ha un carattere acquisito, cioè in parte innato, in parte acquisito. Non è responsabile di nessuno dei due. Nessuno di noi è responsabile del carattere che abbiamo alla nascita, né di quello che ci viene propinato dopo. Non è vero che esiste il libero arbitrio, perché il libero arbitrio, ricordatevi la Marsina stretta di Pirandello, che noi siamo condizionati da tutto e da tutti. Libero arbitrio non esiste. Perché una ragazza che è vissuta col burqa trova normale vivere col burqa. Non ha il libero arbitrio di dire che cavolo mi stanno facendo questi, in che modo disumano mi fanno vivere. Anzi, dicono che si sentono protette. E in un certo senso lo sono, perché sono meno esposte. Però sono oggetto di una grande ingiustizia, ma non lo vedono. Non lo vedono perché vedono che dappertutto è così, almeno la zona che vedono loro, e che gli hanno detto che è giusto così. Le donne hanno creduto e credono ancora di essere inferiori agli uomini spesso, perché per anni e anni e anni l'uomo gli ha insegnato questo. Parlo dal patriarcato in poi. La giustizia non può essere applicata sulla Terra, perché la Terra è un pianeta ingiusto. Quindi l'idea di fare giustizia o di avere diritto alla giustizia non è esatta. Tanti si arrabbiano perché gli capita un incidente, una malattia, una cosa, no? E io dico, ma perché a lei non doveva capitare? Agli altri sì, finché capitava agli altri andava tutto bene, quando capita a noi non va bene. La guerra quando riguarda altri stati va bene, anzi armiamoci, spendiamo soldi, armiamoci e andiamo a combattere. Se capita a noi la guerra, ci fanno guerra, ci invadono, ci bombardano, oddio che sventura, oddio che dolore, oddio uccidono i nostri figli, oddio abbattono le nostre case. Allora è un dolore grandissimo, se riguarda gli altri non lo è. Dove sta questa giustizia? La giustizia non dovrebbe avere confini, dovrebbe essere valida per tutti. I politici che stanno al potere dovrebbero essere i nostri amministratori, non i nostri capi. Perché sono i nostri capi? Perché comandano invece di amministrarci. I genitori dovrebbero essere i nostri protettori. Perché sono i nostri punitori? Perché il potere ha una grande attrattiva. Perché essere potenti piace a tutti. È una specie di malattia, se ci prende non sfugge più. E non si accontenta mai, vuole sempre di più. Quindi un conto è dire io voglio vendicarmi di chi mi ha fatto del male, può essere il genitore, può essere l'amico che ci ha tradito, eccetera. Un conto è dire lo faccio per sete di giustizia. La giustizia non c'è. Perché quello stesso amico, quello stesso genitore ha le sue ragioni per aver fatto quello che ha fatto. Però io ho le mie buone ragioni per desiderare di vendicarmi, o almeno di non perdonarlo, o almeno di non badare più a lui o a lei. È importante capire questo. La mia rabbia
non deve avere illusioni di giustizia, è la mia rabbia. Io devo prendermene la responsabilità. Non devo attribuirla a qualcosa di più alto a cui ho diritto. La invoco io per me. Deve esistere per me. Non esiste in assoluto, perché nel nostro pianeta la giustizia non c'è. Quindi non chiedete le cose perché sono giuste, ma perché vorreste che fossero così. È giusto invece risentirsi se abbiamo ricevuto del male, ma senza invocare una giustizia idealizzata, senza doverlo giustificare con qualcosa di più alto che trascende noi. Quando invochiamo vendetta facciamola a nostro nome, non scomodiamo l'universo. Un saluto a tutti, arrivederci.